Ti devo raccontare una storia, te la leggo, ma ascolta bene. Candy Cotton nasce in Georgia nel 1808. Quel martedì nella magione Cotton grandi furono i festeggiamenti. La bellissima Linda Cotton era visibilmente stremata da quel parto, ma quello era il giorno più bello della sua vita. Michael Cotton radunò gli schiavi della sua piantagione per invitarli a partecipare allo straordinario evento, dopo la tragedia avvenuta 3 anni prima che aveva quasi spezzato la sua famiglia. Era tempo per lui di tornare a vita nuova. Il lavoro nei campi della famiglia Cotton era duro e Michael lo sapeva bene, perché era sempre in prima linea. La sua indole era buona, i suoi modi di fare garbati ed eleganti con tutti. Rendevano la vita della piantagione meno difficile da sopportare. Questo si riversava indirettamente anche sui raccolti, sempre ricchi e di pregiata qualità. Candy amava guardare suo padre dalla finestra mentre aiutava gli altri al lavoro e mentre lo faceva con uno sguardo da sognatrice. Fuori da ogni dubbio, lei da grande avrebbe sposato un uomo forte e generoso come il suo papà e sarebbero vissuti per sempre felici e contenti. Mentre si faceva pomeriggio inoltrato, Candy e la mamma Linda decisero di preparare il dopo cena, la loro specialità, quella che amavano chiamare la torta della nonna. Una torta profumata, ripiena di crema, che piaceva tanto alla famiglia Cotton. La complicità degli sguardi tra mamma e figlia era qualcosa di impagabile per chi le osservava. Le giornate di Candy passavano serene e tranquille, facendo visite di tanto in tanto alle piccole ma accoglienti case dei suoi schiavi, tra una lezione e un'altra di scuola. Si sentiva felice nel fare assaggiare a tutti i dolci che faceva. Lei amava ed era amata da tutti, d'altronde non poteva essere altrimenti, o almeno era quello che tutti pensavano. Prima però di sapere della strage senza precedenti, avvenuta la notte di Natale in una piantagione più al sud. Ma non finisce qui la storia. La storia continua in un'altra realtà. Genji nasce in Georgia nel 1805, strappato alla madre da una banda di balordi poco dopo la nascita. Viene così affidato a una famiglia di schiavi per aumentare la forza lavoro nei campi di cotone. Inizia così la spirale discendente di Genji, spirale fatta di tremende frustate nei campi e pestaggi senza pietà dentro casa da parte del suo patrigno. Linda Levis, donna amorevole e piena di affetto verso questo malcapitato bambino, Genji, odiato e picchiato fino allo stremo delle forze da un padre che non gli apparteneva e sfruttato con violenza dalla famiglia che lo ha fatto rapire. La causa di tutti i suoi mali erano i proprietari terrieri più importanti dello Stato e tra quelli con meno scrupoli. Liuch. Era ancora troppo giovane Genji quando ha dovuto assistere alla prima impiccagione. Era ancora troppo giovane quando ha ricevuto la prima frustata che gli ha raggiunto le ossa. Era ancora troppo giovane quando quella maledetta del 23 dicembre, nella casa dei suoi cugini, pervasa da un intenso profumo di biscotti al pan di zenzero appena sfornati, è stato costretto a tenere ferma la signora Levis, guardandola negli occhi mentre Randy Hughes faceva i suoi comodi con lei e poi, appena terminato, ucciderla. Genji era forte, aveva sempre vissuto così fin dalla nascita, ma la signora Levis era l'unica stilla di amore nella sua vita. La notte successiva però